Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale dove si parla di sassofono e di jazz. Oggi voglio parlarti di Blue Monk, un brano di Thelonious Monk dove c'è un ottimo utilizzo dei cromatismi applicati al blues. Quindi se stai studiando il blues e vuoi iniziare a entrare nel mondo dei cromatismi, studiando questo brano, primo, impari un bellissimo brano di Monk, secondo, nello stesso tempo, Monk ci dà una grandissima lezione su come utilizzare i cromatismi all'interno del blues. Ho già realizzato dei video sul blues, diversi video, ti lascio qui il link in alto a destra, che ho anche riunito in una playlist. Prima di iniziare, solamente due parole. Voglio invitarti sabato prossimo, 18 maggio, al Gregory's Jazz Club, dove sarò in compagnia di ottimi musicisti. Ci saranno Roberto Tarenzi al piano, un pianista che ha suonato con Stefano Di Battista, con Dario De Ida, con tantissimi altri musicisti importanti, e poi con me, vedi i casi della vita, strani, eh? E poi ci sarà Matteo Bultrini alla batteria e Giuseppe Romagnoli al contrabbasso. Quindi se vieni sabato 18 maggio al Gregory's Jazz Club mi fa piacere, anche perché così magari da una conoscenza virtuale così e via web passiamo ad una conoscenza reale. Iniziamo a parlare di Blue Monk. Allora è un blues in si bemolle,
quindi nulla di particolarmente nuovo. La cosa veramente interessante è l'utilizzo che Monk fa dei cromatismi. Qui veramente ci sarebbe da aprire un capitolo, si potrebbe parlare di, non so, un mese solamente di Thelonious Monk e il blues, perché in ogni blues che ha fatto Monk ha lasciato veramente un'impronta molto, molto personale, molto particolare su come vanno utilizzati i cromatismi nel blues. Se pensiamo ad esempio, Blue Monk ha questa caratteristica, ma anche Straight No Chaser, che è un inferno o un paradiso di cromatismi, anche misterioso. È un brano che utilizza moltissimi intervalli. Vi consiglio in generale di approfondire quello che ha fatto Monk sul blues, perché su una struttura così classica come il blues, Monk ha creato qualcosa di veramente originale. Quindi il primo accordo è Si bemolle settima, inizierò a parlare direttamente nella tonalità del baritono, quindi Sol, Si, Do diesis, Re, due cromatismi, parte dalla terza, arriva dalla quinta, attraverso due cromatismi. Sentiamo come suona con un accordo sotto. Mi sono servito della chitarra in questo video, che tra l'altro è lo strumento con cui mi sono avvicinato alla musica prima del sassofono. Poi fa la stessa cosa su Do settima. Quindi parte dalla terza dell'accordo, quarta, quarta aumentata e quinta, la stessa frase, solo che trasposta, questa volta chiaramente una quarta sopra. Poi abbiamo questa frase. Quindi abbiamo questa frase sul Sol settima, parte da Re, Re, Mi, Re bemolle, quindi quarta aumentata, Do, atterra sulla quarta, poi Re, La diesis, Si. Quindi cromatismo sia per andare sulla quarta, Do diesis, Do, sia per andare sulla terza maggiore, terza minore, terza maggiore. Poi abbiamo un'altra cosa interessante, quando ritorna su Do settima fa... Quindi prima fa il cromatismo Mi, Fa diesis, Sol, poi continua ulteriormente Sol, Sol diesis, La, Si bemolle, quindi due frasi cromatiche per andare dalla terza fino alla settima minore dell'accordo. E poi fa questa frase finale. Però qui c'è un'altra genialità di Monk. La frase è vero che è identica, ma non è identica dal punto di vista ritmico, perché all'inizio parte sul battere dell'1 e poi viene tutta spostata perché inizia sul battere del 2. In questo episodio di oggi mi sono divertito a riprendere la chitarra. Se vuoi fammi sapere nei commenti che ne pensi. Trovo che sia molto importante saper suonare uno strumento armonico anche per suonare il sassofono, quindi approfondire il piano e la chitarra sinceramente è una cosa che ti consiglio, ne ho anche parlato in quest'altro video. Quindi mi sono divertito a suonare il sax, la chitarra e tra l'altro ad accompagnare, quindi nel momento in cui suonavo la chitarra mi accompagnavo col baritono e viceversa. Fammi sapere che ne pensi, lascia un commento, ci vediamo al prossimo video. Se passi sabato 18 maggio ci vediamo al Gregoris dove suonerò dal vivo. Ciao!